I 3 blocchi silenziosi che ti impediscono di cambiare vita. Quando pensi alla tua vita, in questo momento, a cosa pensi? Per cui io ti chiedo, ti capita mai di guardarla e desiderarla diversa? Di sentire dentro che sei arrivato a un punto che vorresti cambiare, ma poi ti trovi sempre fermo nello stesso punto. E la domanda che ti tormenta è sempre la stessa: perché? Perché sono sempre bloccato qua? Perché non ce la faccio? E allora non ti manca la forza di volontà, non ti mancano le risorse interne. Sei qui a vedere questo video sul cambiamento. Il problema è un altro, è che stai cercando di camminare, ma sulle spalle hai un carico invisibile, sulle spalle hai uno zaino che pesa 100 kg. Oggi vediamo quali sono i 3 pesi silenziosi che ci sono dentro e come si inizia a posarli. Buongiorno a tutti, io sono Cristina Ferrero, sono counselor professionista, mediatore familiare e la mia professione è aiutare le persone ad aiutarsi. La vita è un percorso, dicono, no? Il viaggio, il percorso per cui si va avanti. Ma cosa succede quando lungo quel viaggio ti accorgi che il paesaggio intorno a te ha perso tutti i colori? E allora questo video oggi è per te, che ti trovi in questo punto del cammino e pensi: rispetto a tanti sto bene, non ho il diritto di lamentarmi. E se ci pensi bene hai un tetto in testa, hai una stabilità, eppure a ogni passo senti che su quel cammino lì tu non ti ci ritrovi. Non è che c'è una frana che ha interrotto la strada, non c'è una crisi drammatica magari, o magari sì, ma non sta vedendo alla luce. È una stanchezza silenziosa. Pensaci, una relazione che prosegue ma non ti riempie più, un lavoro che ti dà sicurezza ma che si è spento e ti ha spento, amicizie che ci sono ma dentro le quali non ti senti davvero visto. E proprio perché non c'è un'emergenza reale ti costringi a proseguire dritto. Ma io voglio dirti una cosa chiara: tu hai il diritto in ogni momento di desiderare di cambiare direzione, hai il diritto di voler svoltare, anche di pochi gradi, per rimetterti al centro del tuo viaggio. E oggi capiamo perché sei fermo a quel bivio e cosa fare per toglierti quei pesi. Lo zaino. Quando sei fermo a quel bivio, a quelle strade avanti che vorresti prendere, la prima cosa che guardi appunto sono quelle strade davanti a te. Cerchi di capire quale direzione sarebbe meglio prendere, cosa fare, da dove cominciare. Ma c'è una cosa che quasi nessuno pensa di guardare. Uno guarda al futuro, fa dei pensieri, ma non si guarda le spalle. Perché? Perché quello che ti tiene veramente fermo non è la strada, è quello che stai portando su quelle spalle. E io lo chiamo uno zaino da 100 kg, e quello zaino da 100 kg, il problema vero è che non lo senti più. E questo è il paradosso. Quello zaino lì non è che te l'hanno messo e ti ha schiantato, non te l'ha messo nessuno in un colpo solo. Quello zaino lì si è formato nel tempo, dal giorno in cui sei nato, ed è la somma delle scelte che hai fatto, dei compromessi che hai accettato, tutto quello che hai dovuto inghiottire per andare avanti, cose piccole ma nell'insieme, grammo dopo grammo, minuto dopo minuto, senza che te ne accorgessi, ha fatto questa massa, finché lo zaino lì non è diventato parte di te, è diventato te. E tu magari lo chiami carattere, lo chiami la tua storia, sai come lo chiami, e lo sai che questo avverbio mi manda ai matti, lo chiami ormai. E allora ti è mai capitato, e ti capita, di fare una cosa, rispondere in un certo modo, cedere ancora una volta, abbassare la testa e un secondo dopo pensare: ma perché? Non era quello che volevo veramente.
E in quel momento lì di scarto tra quello che senti e quello che fai, lì c'è lo zaino. E tu, andando avanti, quel peso lì non lo senti più perché è diventato la tua camminata normale. Sai quando lo senti? Solo quando provi a cambiare passo, solo lì. Allora mi puoi chiedere cosa c'è dentro questo zaino. E allora tra un attimo ti dico che cosa c'è, ma prima voglio fermarmi su qualcosa, perché per molti la parte più pesante di quello zaino non viene da dentro, viene da fuori, viene dalle relazioni con gli altri. E allora se senti che la maggior parte di questi 100 kg è fatta di relazioni, di sensi di colpa, di aspettative altrui, di quella fatica immensa a dire di no per paura di deludere, esattamente su questo che ho costruito il mio corso online. Si chiama Stare con gli altri restando forte. È un percorso pratico di 5 moduli che non ti insegna a diventare aggressivo, a costruire muri, ti insegna a rimetterti al centro, a riprenderti il tuo spazio, a posare il peso di dover sempre compiacere tutti per ricominciare a essere te stesso e vivere più leggero e a testa alta. Il link lo trovi qua sotto nel primo commento. E allora non aspettare che gli altri cambino, perché gli altri non cambiano, inizia a cambiare tu, inizia, ti aspetto là per iniziare a svuotare lo zaino insieme. E adesso andiamo a vedere qual è il primo peso, la prima cosa che affiora appena pensi di muoverti, è qualcosa che forse conosci fin troppo bene, ma forse non l'hai mai chiamato con il suo vero nome. 1. Il peso del giudizio. C'è un peso che portiamo tutti, anche senza dirlo, è la paura del giudizio degli altri, quello che penserebbero e pensano gli altri di quello che faccio. Non è una paura teorica, ma è qualcosa che senti immediatamente, senti nel corpo, prima ancora che nella mente. Succede quando stai per fare una cosa diversa dal solito, a uscire dal solito seminato, anche piccola, e all'improvviso si accende quella voce automatica che ti dice e se si incavolano? E se mi giudicano? E se non va bene? E se pensano che sto esagerando? E se cambio e poi non mi riconoscono più? E in quel momento non è più una riflessione, diventa proprio un riflesso automatico. E la verità scomoda è che nella maggior parte dei casi magari non c'è nessuno che ti sta osservando così tanto. Più andiamo avanti negli anni e più capisci che non sei il centro del mondo di nessuno, ma tu continui a vivere come se fossi sotto un riflettore con tutto il Colosseo pieno di spettatori che ti guarda, ma quella roba lì non c'è più delle volte. Quello che raramente si guarda davvero è qualcosa di più profondo. Perché non si tratta solo della paura di essere giudicati. Con il tempo, senza nemmeno accorgertene, inizi a costruire l'idea di te stesso dentro lo sguardo degli altri. Non più te la fai tu, ma stai dentro la narrazione che gli altri fanno di te, che si è formata nel tempo, che lentamente diventa una specie, sai che cosa? Una cornice esterna invisibile, dentro cui ti dà dei limiti, dentro cui tu senti di doverti muovere. Così quella narrazione smette di essere qualcosa che osservi dall'esterno e diventa qualcosa che inizi a rispettare, come se fosse la Bibbia, come se fosse un dovere scritto nel marmo, un dovere di rispettare quell'immagine e di non scompigliarla. E allora a quel punto lì cambiare non sembra più semplicemente una scelta, inizia a sembrare proprio una rottura, come uscire da una storia in cui avevi un ruolo preciso. Ma il punto non è questo, non è una rottura reale, è uno scontro tra la versione di te che sta emergendo e la versione di te che gli altri hanno congelato nel tempo. Quello che è sempre stato sotto il tuo controllo, anche se nessuno te lo ha mai detto chiaramente, sono solo e sempre le tue azioni, quello che tu fai e basta. Tu non hai il controllo di come le tue azioni verranno interpretate, non come verranno raccontate dopo, solo quello che scegli di fare tu.
nel momento in cui lo fai dipende da te. Tutto il resto è responsabilità di qualcun altro. E però, dopo che hai zittito quella voce, almeno per un po', sai cosa fa? Ne arriva un'altra, più sottile e forse anche più difficile da riconoscere. E allora andiamo a vederla. 2. Il buio davanti. Come ho detto, c'è un peso più sottile e per molti è il più pesante di tutti. Nel cambiamento c'è la paura di fallire. Però non è quella paura di fallire nel modo in cui di solito si racconta, è qualcosa di più sottile ancora, la sensazione di non sapere davvero dove porta la strada quando decidi di cambiare. Perché? Perché finché resti dove sei nella tua comfort zone, sai cosa aspettarti. In una relazione, in un'amicizia, nel lavoro, mettilo tu, no? E questa prevedibilità, anche quando ti sta stretta, è una forma di sicurezza. Ma nel momento in cui provi a cambiare davvero, quella mappa lì, te la sei giocato, quella mappa lì sparisce. E il tuo cervello, il nostro cervello non è costruito per inseguire possibilità, è seguito per metterti al sicuro, per evitare rischi. E allora il tuo cervello antico inizia a tirarti indietro senza che tu te ne accorga. La prova è che hai già detto, quante volte hai già detto, da lunedì cambio tutto, dall'inizio dell'anno, no? Ma non era una decisione, quello era dire ok, io da lunedì metto a dieta, smetto di fumare, eccetera, eccetera. Ti calmava in quel momento, era un rituale per darti l'impressione di essere meno fermo. Allora, così ti ritrovi in un punto preciso, hai già deciso di cambiare, hai già capito che quello che non funziona, hai già fatto nella tua testa hai detto sì, lunedì cambio, magari sei andato dal medico, hai scaricato tutto, eccetera, però poi non ti muovi. Non è che non sai cosa fare, sai cosa succede? È che inizi a sentire il peso di quello che succede quando provi a farlo. Senti quel piccolo spostamento interno che ti fa dire ok, ci provo, e subito dopo sì, però domani ti riporta indietro, quasi senza passaggi intermedi, quella telefonata, sì, ma tardi, però domani, quel discorso, quella cosa. Il cervello non distingue tra ciò che ti migliora e ciò che ti è familiare, sceglie sempre solo ciò che conosce, anche quando poi alla fine non stai benissimo, non ti fa bene. E allora a un certo punto non ti senti più in lotta, perché cosa succede? Ti senti fermo e inizi a raccontarti che forse è normale così, che forse hai già provato abbastanza, tu la buona volontà di scaricarti la dieta, ma tante altre cose ce l'hai messa, no? Ed è lì che il movimento si spegne, non con una decisione, ma con una resa lenta, quasi impercettibile. Ma mentre sei lì fermo, tra il giudizio degli altri e il buio davanti, arriva un peso che non ti aspetti, più intimo, che ha a che fare con qualcosa che forse non vuoi nemmeno guardare. 3. La paura di deludere. C'è un peso che si porta in silenzio, con un po' di vergogna. La paura di deludere. Quella volta che hai detto sì a qualcosa che non volevi fare, la cena, il favore, l'ennesima disponibilità. E mentre lo dicevi, lo sapevi già che avresti pagato dopo, con la stanchezza, con quel rimpianto, quel rimuginio che ti accompagna fino a sera, eppure l'hai detto lo stesso. E la frase che ti ripeti è: l'ho fatto per non fare un torto. Ma non era per loro, era per non sentirti in colpa tu. Cosa hai fatto? Hai scelto la pace fuori e hai pagato tradendo la pace dentro. Ed ecco la crepa che c'è in questo movimento. Ti hanno insegnato che scegliere te è egoismo. Ma non è vero, il vero egoismo è pretendere che tu resti piccolo. Perché, ricordati una cosa, il permesso di cambiare non arriva mai da fuori. Nessuno te lo darà.
Quel permesso lì te lo devi dare tu. E adesso viene la parte che non ti aspetti. E potrebbe cambiare tutto. Il risveglio. Allora, fino a qui abbiamo parlato di pesi, di blocchi, di zaini sulle spalle, ma la verità è che tu non sei nato per stare fermo e non sei nato fermo. Non sei una persona che non riesce a muoversi. Sei una persona che ha imparato nel tempo a fermarsi prima di correre il rischio di esporsi troppo. Ed è questa la differenza. Perché? Perché ciò che hai imparato si può anche allenare e disimparare. Il punto non è diventare improvvisamente diverso, qualcun altro, cambiare tutta la tua vita da un giorno all'altro. No. Il punto è molto più semplice. È ricominciare a separare le tue azioni dalla paura delle conseguenze che immagini. Da una parte stanno le tue azioni, prese in coscienza, e dall'altro le conseguenze. Perché? Perché fino a quando resti dentro, diciamola sta parola, la paura di come gli altri reagiranno, non stai scegliendo, stai restando dentro una versione di te che cerca sicurezza, non cerca verità. Allora, io ti dico una cosa, in determinati momenti tu hai in mente come vorresti essere, no? E allora in determinati momenti comportati come la persona che vorresti diventare. Perché il cambiamento arriva non dopo l'azione, arriva durante l'azione. E allora ogni volta che fai anche solo una piccola azione che nasce da te al centro, non da quello che si aspettano gli altri o quello che è giusto o bene per chi poi bisogna vederlo, succede qualcosa di importante. Non cambia il mondo là fuori, cambia la posizione da cui tu lo stai guardando, con te al centro. E quella posizione lì, col tempo, mantenendola, cambia tutto. Una persona ieri in un incontro mi ha detto una cosa veramente bella. Questa persona era disponibile per tutti, cercava la sua voce veramente da sempre, silenziata da anni da tutto quello che gli altri si aspettavano da lei. Quando ho smesso di ascoltare la voce degli altri, ho trovato il silenzio e in quel silenzio ho capito, era lì, la mia voce era in quel silenzio, l'avevo sempre coperto con tutto il rumore degli altri. Allora, non è il grande gesto che ti libera, è il primo gesto non filtrato, quello fatto senza negoziare internamente con quell'immagine che vuoi proteggere. Quello è quell'atto piccolo, quasi invisibile dall'esterno, ma che internamente rompe una dinamica ormai automatica. Non ti serve una nuova personalità, ti serve uno spazio di decisione tra te e la paura. E quello spazio si crea solo facendo una cosa, agendo, facendo una scelta alla volta, centrata, un'azione alla volta. Non quando ti sentirai pronto, perché non ti sentirai mai pronto. La prontezza la costruisci, ma mentre inizi a muoverti. Comunque, la prossima volta che quella voce si accende, quella che ti dice e se poi, ma forse, tu non rispondele, fallo lo stesso, posa lo zaino solo una volta e guarda cosa succede. Le tessere del mosaico, perché ogni scelta che farai da quel posto lì è una tessera del mosaico di quella enorme opera d'arte che è la tua vita che stai costruendo. Da lontano ti sembra un'immagine intera, no? Se tu vai vicino invece vedrai che è creata con tutte tessere che sono tutte le tue azioni. E allora cosa succede? Che da adesso ogni azione che tu farai, quella piccola quadratino che metterai, deve essere più tua della precedente, e un giorno
ti guarderai e non riconoscerai più quello zaino lì sulle spalle. Non perché qualcuno te l'abbia tolto, perché un peso alla volta hai scelto di liberartene. Il cammino era già tuo, era solo questione di posare quel peso. E sai qual è la cosa più bella? Che il primo peso che toglierai, quello più piccolo, ti farà sentire più leggero di quanto tu possa immaginare. E allora ascolta me, non aspettare. Inizia da lì. Abbiamo finito, allora vai nella descrizione qua sotto, troverai un link per scaricare un bel PDF con tutte queste cose e te le guardi e te le leggi. Poi troverai il link per iscriverti alla mia newsletter settimanale. Nel primo commento e nella descrizione trovi tutta notizie per il corso. Che altro dire? Iscriviti al canale, lascia un like, lasciami un commento e poi la tua vita fatta di tutte quelle piccole tessere, d'ora in avanti, mi raccomando, che siano tutte del colore, della sfumatura luminosa di quello che decidi tu per creare tutte insieme quella tua vita che sarà, e tu lo sai, bellissima.